Il light painting viene effettuato in una stanza completamente buia. Con una torcia si vanno ad illuminare quelli che sono i soggetti sul set fotografico. La macchina fotografica ben salda su cavalletto viene impostata per una lunga esposizione. Io ho diverse torce che utilizzo, come vedete, a seconda del tipo di oggetto che ho sul set, della sua dimensione, e alcuni invece li utilizzo principalmente per illuminare i fondali. Questi due sono i miei preferiti. Quello sulla sinistra principalmente lo uso per i fondali perché ha la possibilità di regolare l'intensità e anche il colore. Mentre questa penna che invece vedete sulla destra la utilizzo per illuminare proprio gli oggetti, perché essendo molto piccola mi è molto comoda per avvicinarmi. La uso applicando sulla punta questo tubicino nero che vedete sulla parte destra, che ho personalmente realizzato e che ha questa punta, vedete, tagliata in obliquo. L'applicazione di questo tubicino mi permette, oltre di avere un fascio di luce più direzionale, mi permette anche di evitare che la luce si vada a propagare in camera, ma vada a illuminare soltanto i miei soggetti. Andrò a realizzare un set molto semplice mettendo come sfondo un polistirolo bianco, un tavolino pieghevole con questa base finto legno. La macchina fotografica naturalmente ben salda su cavalletto. Andrò a posizionare i miei oggetti sulla base cercando di creare una composizione armoniosa. Ora dalla macchina fotografica vedo l'inquadratura, metto qualche impostazione e faccio già qualche scatto di prova. Ed ecco il risultato. Guardo un attimo a monitor ingrandendo, la posizione del fiore non mi piace molto, quindi rapidamente vado a cambiare la posizione del fiore sul bicchiere e anche vado a mettere un po' meglio il piano di appoggio e procedo con un secondo scatto. Sì, decisamente ora è meglio. Faccio partire uno scatto, spengo la luce e con la mia luce LED andrò a illuminare soltanto lo sfondo bianco. Questo scatto mi servirà poi in post-produzione. Verificato che tutto sia a posto, vado a montare quello che sarà il vero e proprio sfondo. Si tratta di un fondale che ho dipinto io su carta da pacchi, una cosa molto semplice. Metto a fuoco in automatico e poi passo in manuale. Come potete vedere a F16 è tutto a fuoco, sia il fiore in basso che il fiore praticamente all'interno del bicchiere stesso. Andrò anche a mettere un autoscatto di 5 secondi per evitare qualsiasi movimento durante lo scatto. Scatto un'ultima foto con luce ambientale. Spengo la luce, farò ora con la mia luce LED uno scatto per solo il fondale.
Questo mi darà più flessibilità nella post-produzione per l'ottenimento della mia fotografia finale. Ora siamo pronti per il light painting. Vado a sistemare le impostazioni della macchina fotografica, lascio F16, passo a 30 secondi di esposizione, ISO 100 e fuoco manuale. Luce spenta, faccio partire i 5 secondi di autoscatto ed ora partono i 30 secondi di lunga esposizione nei quali io andrò ad illuminare con la mia torcia il meglio possibile tutti quelli che sono i soggetti sul mio set fotografico. Mi avvicino, mi allontano, cerco di muovermi in modo armonioso in tutte le parti. La base anche va illuminata, il bicchiere, il suo stelo. Allo scadere dei 30 secondi, ecco un primo risultato, direi che è piuttosto gradevole. Vado ad accendere la luce e naturalmente a verificare in macchina come è venuta l'illuminazione e se sono riuscita a illuminare correttamente la scena in tutte le sue parti. E poi procedo con un secondo scatto. È molto importante al buio fare attenzione a non toccare mai, a non spostare i soggetti sulla scena. Ed ecco un secondo risultato. Per farvi vedere l'importanza di questo tubicino che io utilizzo, voglio fare uno scatto togliendolo. Come potete notare, la luce è innanzitutto molto più evidente e si vede tantissimo la punta della penna. Il problema è che nonostante noi siamo da un'inquadratura video e anche la macchina fotografica in questo momento sta riprendendo la punta della torcia, quindi il rischio è che poi ci siano delle scie sulla fotografia. Ed ecco il risultato. Come vi dicevo, queste scie poi saranno molto difficili da correggere in post-produzione. E così abbiamo visto anche l'importanza di questo tubicino che io utilizzo, che con questo taglio obliquo va a schermare la luce alla macchina fotografica praticamente. Abbiamo visto insieme la tecnica. Questi sono alcuni scatti risultati da questa sessione fotografica. Voglio precisare che io non faccio mai il bilanciamento del bianco in macchina, perché scattando in RAW preferisco farlo in post produzione. Questo è il motivo per cui notate che alcuni scatti hanno tonalità di colore diverse. Ora siamo pronti per post-produrre le nostre fotografie. Ho aperto, come vedete, Photoshop. A questo punto vado ad aprire i file che io ho già scelto fra i diversi che ho scattato. Ora li vediamo insieme. Soggetto e sfondo, e in questa cartella io ho i file che ho scelto. Sono 3 file, 3 foto per il soggetto e 3 foto per lo sfondo. Potete vedere anche che io le ho già modificate su Camera Raw, nonostante vi farò vedere per l'importazione come fare e come arriviamo anche a Camera Raw e poi a Photoshop.
Quindi con il tasto sinistro del mouse clicco sulla prima foto che voglio scegliere, tenendo premuto il tasto CTRL da tastiera vado a selezionare gli altri. Tenendo premuto adesso soltanto il tasto sinistro del mouse, vado a trascinarli all'interno di Photoshop in questo modo. Vedete, sono 6 file, lui me lo segnala e a questo punto mi andrà ad aprire questi 6 file. Come vedete, prima di aprirli in Photoshop, lui me li va a aprire in Camera Raw, perché i file che io ho selezionato sono appunto dei file RAW, quindi lui prevede di poter apportare determinate modifiche. In effetti io su questi file ho già lavorato, ho fatto alcune cose, non troppe cose, ho ad esempio fatto l'aberrazione cromatica, ho usato la correzione profilo dell'ottica e altre diverse cose, tanto per dire, visto che adesso non tratterò questa cosa, in questo piccolo video vi farò vedere queste impostazioni. Ad esempio questa immagine che vediamo, se noi andiamo a fare ripristina impostazioni predefinite, lui me la porta a quella che era il RAW originale. Io infatti in questa foto ho cambiato la tonalità perché era troppo gialla. Purtroppo quando si lavora con le torce a volte succede questo, però se scattiamo in RAW non abbiamo problemi. Dovremmo poter fare anche il bilanciamento eventualmente del bianco in camera, ma io preferisco lasciarlo in automatico e poi sistemare successivamente. Quindi vado di nuovo a ripristina su apri, quindi a queste impostazioni. A questo punto io voglio passare già a Photoshop perché ho sistemato già tutte le mie foto. Con il tasto destro del mouse clicco qua sotto, segno e vado su seleziona tutto, vedete che me le ha tutte selezionate, vado su apri. Apri normalmente, non come oggetto avanzato. Ok, usa il profilo incorporato per tutte le 6 foto, lui adesso mi chiederà questa cosa e se vedete le andrà ad aprire ognuna in maniera separata, cioè non saranno aperte su livelli ma separatamente come singola foto. Vedete qua sopra in alto ho tante linguette, sono alla terza foto, quarta foto, adesso abbastanza veloce tutto sommato, quinta, ed ultima foto. Ok, quindi come vedete io qua ho le mie foto, le mie 6 foto aperte però separatamente. Io adesso le voglio andare a mettere in un unico file e inserirle come livelli, quindi vado su file in alto a sinistra, vado su script e vado a carica file in serie. Gli dico di aggiungere i file aperti, quindi lui mi andrà a prendere i 6 file che vediamo qua su in alto. Non dirò nient'altro, né di tentare di allineare automaticamente le immagini né altro, poi vi spiegherò poi perché. Do ok e lui piano piano, vedete qua nella parte di destra, mi ha impilato praticamente quelli che sono i nostri 6 livelli. Ha creato questa cartella che si chiama senza titolo, che possiamo già andare a nominare facendo file, salva con nome, salva nel tuo computer. Io andrò a metterlo nella mia posizione vicino all'altro che avevo salvato, che adesso poi andrò ad aprire, scusate, e a vedere insieme. Materiale video, lo chiamiamo ortensie per tutorial, tanto per dire qualcosa. Salva. Vedete qua in alto mi ha cambiato già il titolo, quindi abbiamo già il nostro file che ci interessa con i 6 livelli. Posso andare a chiudere rapidamente questi qua senza salvarli, così facciamo
pochino di ordine.